non ne ho fatto di certo segreto e quindi lo ribadisco ancora una volta, dopo lo scempio delle italiane in Europa, stasera finalmente una partita con la P maiuscola, no? Dove due squadre danno veramente tutto quello che avevano in corpo. Davvero, io ho visto la Roma ai supplementari completamente cotta e il gol di Cambiaghi è stata una mazzata, ma le due squadre si giocavano forse addirittura la stagione, sì, credo di sì, perché non voglio dire che la classifica in campionato sia ormai delineata, ma questa era la partita, no? Che onestamente poi pesava sull'annata da qui a fine stagione, appunto. Ne dobbiamo parlare di quello che abbiamo visto. Ovviamente parleremo anche dell'altra italiana, perché in questo momento abbiamo Bologna e Fiorentina e sono solo due soltanto, e allora dobbiamo parlarne assolutamente. Quindi ovviamente divido tutto in capitoli. Scusate il ritardo, arriva un po' innottate il video, ma sono dovuto andare al tribunale delle romane. Vi rimando anche tutto in descrizione, dove trovate i profili social se volete rivedere la puntata, oppure canale 77 digitale terrestre, rete oro, Cantone Lazio. Però arrivo anche percependo anche l'umore del tifoso romanista, che in questo momento pare essere davvero sotto i tacchi. E io voglio dire solo una cosa: mettete in discussione tutto. Mettete in discussione alcuni acquisti, mettete in discussione anche l'aspetto dirigenziale, ma cosa vogliono fare? Mettete in discussione tutto quello che vi pare. Non mettete in discussione Gasperini, non lo mettete in discussione. Io voglio portare avanti anche l'esempio di Fabregas. Di Arteta all'Arsenal, anni e anni, no, di lavoro, e poi col tempo arrivano i risultati. Ecco, date tempo a Gasperini, non pensate che in questo momento bisogna dare una sterzata ancora una volta e quindi ripartire da zero per provare. Spero che questo minimamente non arrovelli il cervello, ripeto, dei tifosi romanisti, anche perché, ribadisco, oggi ho visto una squadra comunque dare tutto quello che aveva. Cioè la Roma oggi sul 3-1, lì potevi assolutamente già abdicare. Invece è una squadra che ci ha provato con quello che aveva a disposizione, con Vas, e anche lui, no, nella sua pochezza tecnica, perché è un giocatore che va assolutamente lavorato. Perciò dico date tempo, perché Vaz oggi è un giocatore di cui magari la gente non capisce, non comprende neanche l'investimento, perché questo è un giocatore non per portarti quest'anno in Champions, per dirne una. Eppure no, magari ha guadagnato un rigore, ci ha provato, però lo vedi che ha bisogno di essere lavorato, e appunto a questo per questo motivo è stato preso Gasperini. Oggi il Bologna era più fresco. E a questi due esterni, ragazzi, Bernardeschi da un lato, Ro dall'altro, e poi lo dico su italiano perché quasi a italiano viene più da bacchettarlo che da complimentarsi. I complimenti per forza di cose devono arrivare, perché comunque nel doppio confronto butta fuori la Roma, e quindi tanto di cappello, chapeau, vai in qualche modo a fare 4 gol alla squadra giallorossa all'Olimpico in un campo di fuoco, veramente. Se per Rosa ancora tutto quello che pare uno può dire la Roma non è da Champions, lo è di certo per il tifo, veramente una bolgia assoluta. E lo dicevo, che ancora una volta fa il diavolo a quattro, ha fatto delle giocate incredibili, bravo Castro, però consentitemi di dire che non devi fare il compitino e togli la pedina per la pedina, soprattutto perché, scusate se mi impappino, però ci tengo a ribadire il concetto delle energie.
la Roma so settimane che va avanti con i giocatori cruciali che non può per forza di cose privarsene, penso a Wesley, penso soprattutto a Malen e ad altri che devono tirare avanti la carretta anche per i tanti infortuni. Ricordiamolo che la Roma oggi non ha Ferguson, non ha Dobbik, non ha Solé, non ha Dybala, non ha anche Ligno, forse il miglior giocatore della passata annata, quest'anno non l'ha proprio avuto Gasperini, quindi visto che tutti fanno la conta sugli infortuni, facciamola anche per la Roma, facciamola anche per la Roma. Oggi ha perso Conè a inizio gara e tra l'altro Pellegrini è entrato benissimo e sto ragazzo, perdendo magari se ne parlerà poco, però ha dato tutto quello che aveva anche lui, no? Gol sulla punizione, ha preso una traversa bellissima, poi la mette in testa Andicà, il gol del 3-3, ha fatto delle belle cose, ma come dicevo prima, il Bologna è più fresco. Bologna è più fresco, più energie, Ro da pazzi, Castro da pazzi, ed è da pazzi per me toglierli. Soprattutto per il fatto, lo stavo per dire prima, lo dico adesso, è un flusso, scusate, mi sto andando proprio così di getto. Ro e Castro non li puoi togliere, soprattutto perché a differenza di quelli della Roma sono riposati, ne hai cambiati 10 undicesimi contro il Sassuolo e oggi hai potuto rimettere i tuoi 11 tranquillamente, no? L'unico che non puoi togliere mai è appunto Lukumi e le gioca tutte, le deve giocare tutte, ma anche quei due, appena tolto Ro e Castro si è completamente un po' arenata, almeno la potenza di fuoco del Bologna, e non a caso poi la riprende la Roma del Gasp. Sì, secondo me l'italiano lì la sbaglia, poi è anche vero che la risolvono proprio Dallinga e Cambiaghi, appunto, perché se la gioca così il Bologna, no? Palla sull'attaccante, questa palla alta sull'attaccante, e la deve lavorare lui e poi va sugli esterni. Erano decisamente più freschi e io volevo, tra me e me lo dicevo, ai supplementari non credo che la Roma può farcela, può tenere botta, ripeto, perché anche per i cambi, cioè, proprio come si chiama là lo spagnolo, è spagnolo, no? Saragossa? Non so se è spagnolo o meno, l'ha messo proprio nel finale, ma oggi si fida di pochi giocatori, il Gasp pochi neanche a disposizione, e alla lunga oggi non poteva vincerlo questo confronto qua. Diciamo che su alcuni gol doveva stare più attento, però è anche vero che Rossi inventa un gol bellissimo. Secondo me lì Mancini va per fare un po' di ostruzione, si pensa che gli fischi in fallo e non glielo dà, poi c'è qualche rigore da una parte e dall'altra, però ecco, a proposito di rigore o meno, gli arbitri, vedi, l'arbitro, lascia stare la qualità dell'arbitro che non sono superiori, però ti lasciano giocare di più in Europa, e in Europa l'accetti anche l'errore o ripeto, non te la meni sull'arbitraggio, e questo favorisce anche lo spettacolo. Passa il Bologna, ma ribadisco, per tanti romanisti magari la vedranno come un disastro. Per me prendetevela con tutti, ma non prendetevela col Gasp. Secondo me non prendetevela con lui, per quanto mi riguarda. E bravo alla fine italiano e su Bologna, bravi assolutamente, però occhio ai cambi, perché rischi di compromettertela. Qualche parolina fatemene dire anche sulla Fiorentina, perché l'ho vista la partita. È una Fiorentina secondo me comunque in crescita, non è di certo la Fiorentina né di Palladini né di Italiano, appunto per no, utilizzare questo filo conduttore. Non lo è perché alcuni giocatori hanno perso un po' di certezze in questa stagione. Vedi Ken, che io da Ken pretendo di più. Cioè, lo dico, pretendo di più. Io quello che gli ho visto fare a inizio partita, quando sgasa sulla fascia, si accentra, poi glielo murano, io quella roba là la voglio vedere 10 volte a partita. Non la voglio vedere a inizio gara e stop. La voglio vedere 10 volte a partita. Non 10, 5, ma non una. E poi bravo Fagioli a imbeccarlo su un buon taglio in profondità lì di Ken, però quel tiro smorzato, Ken deve essere cattivo, lo voglio più cattivo, ed è un giocatore che, ecco, in questo momento non lo so se deve essere l'attaccante titolare della nazionale, devo essere sincero, perché non è il miglior Ken ancora, non lo è. Però vediamo. Di certo adesso la Fiorentina secondo me può ragionare anche con più tranquillità,
E lo vedi dal fatto anche che oggi vai in qualche modo sotto, come al solito, al primo tiro. Poi c'è da dire queste statistiche anche per la Viola. Non le conosco le statistiche, ma io credo che spesso e volentieri la Fiorentina becchi gol al primo tiro. Perché poi nel primo tempo, secondo me, si era difesa molto bene. Anche Ranieri aveva lavorato bene su qualche duello aereo. E tiro è un gol anche abbastanza stupidotto, ripeto, perché sta palla che sia il portiere sul primo palo deve prenderla, ma anche Endur, no? Troppo molle nella fattispecie, però come all'andata anche oggi, no? La ribalta, e questo è senza ombra di dubbio un buon segnale. Poi certo, parliamo di una squadra polacca, mi pare, Rakow, quindi la devi battere, però ragazzi, ora come ora non bisogna dare per scontato nulla, anzi questi sono dei test importanti. In campionato è arrivata la vittoria col Cremonese, quello che per forza di cose quest'anno era diventato uno scontro diretto, per cui si è tirata anche leggermente fuori, può respirare anche in campionato, e avrà appunto l'Inter, quindi vedremo. La prossima è col Crystal Palace, ragazzi, sia per il Bologna prima, e non l'ho detto, la Aston Villa, e sia per la Fiorentina. Adesso vediamo veramente il livello. Ancora una volta vediamo le italiane che combinano quando vengono chiamate ad avversari decisamente forse superiori a quella che è la loro portata, non lo so. Forse sì, forse no. Va bene, va bene. Una chiosa voglio farla. Ho goduto da morire quando, ecco, perciò il VAR alcune volte è benedizione, perché ne parliamo solo quando interviene in malo modo. Il VAR cancella una svista dell'arbitro, perché si butta a terra il giocatore, proprio una simulazione vera e propria, si butta a terra e fischia rigore sul portiere, sì. E poi il bello è che va anche a protestare dopo che c'è l'intervento VAR, si vede nettamente che lui si butta, va anche a protestare, e per me quella là è ammonizione, allora espulsione. Per me è anche troppo da buoni, no? Ammonirlo soltanto, però ho goduto lo stesso. Va bene. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, un commento, anzi tutto quello che vi pare sotto in descrizione con me. Un grande abbraccio da Nesco, scusate il ritardo.